Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Volevo portarvi oggi davanti ad una pianta di Caryopteris, una pianta che ho acquistato l'anno scorso, che quest'anno sta cominciando a regalarmi questi fiori violetto-blu. Ve l'avevo promesso in un video precedente che vi avrei portato davanti a questa pianta, non di grandi dimensioni, però con questi fiori bellissimi. Prima di andare davanti alla pianta di Caryopteris volevo farvi vedere questo angolino che mi piace molto, c'è un po' di erba da tagliare, c'è un po' di lavori da fare per sistemarlo un po'. In questo angolino c'è un iris enorme dai fiori gialli che gradisce tantissimo l'umido, che si sviluppa in maniera enorme, quindi cerca sempre di coprire un po' tutta la vegetazione circostante. E allora va potato, vanno tagliate le foglie che sono veramente di grandi dimensioni. In questo angolo c'è l'elicriso che coltivo già da 3 anni e ha sviluppato questo bellissimo cespuglio grigio. C'è una verbena bonariensis, non so se verrà inquadrata bene perché c'è una bellissima luce stamattina, un po' diffusa, abbastanza forte, leggermente soleggiata, e questo fa sì che i colori spiccano tanto in giardino. Quando arriva il sole poi delle ore centrali della giornata i colori in giardino vengono sempre un po' spenti perché il sole è veramente molto forte, quindi ho pensato stamattina, visto la bellissima luce che c'è, di approfittarne proprio per far vedere bene i colori. Dopo ci avvicineremo alla verbena bonariensis che ha questi bellissimi fiorellini violetti, lilla quasi, molto belli. In più cresce un tagete con i fiori gialli e qui c'è la salvia Anthony Perkins che regalerà i suoi fiori di colore sempre sul blu-viola verso la metà di settembre, fine settembre. Credo che sia più una salvia, un po' come la salvia ananas, a fioritura autunnale. In più c'è la Stachys bizantina che ha colonizzato e continua a colonizzare l'angolino in cui l'ho sistemata, e dietro di me i fantastici e bellissimi tagete con questo colore aranciato che a me piace tanto perché danno una luce incredibile al giardino, sono delle piante meravigliose che tutti gli anni dopo la fioritura si disseminano spontaneamente e quindi la pianta poi in inverno muore, io la tolgo, la taglio alla base, la pianta madre non rispunterà, se l'inverno è molto rigido i tagete patiscono e muoiono, ma dai semi nascono poi delle nuove piante che arrivano ad un'altezza di questo tipo. Questo per questo tipo di tagete credo, perché in realtà lo stesso tagete coltivato in un vaso molto piccolo con poca terra si sviluppa poco in altezza, e anche in giardino alcune piante rimangono piccole se sono un po' all'ombra. Se esposte ad una luce solare e in un luogo adatto a loro, almeno questo tagete tende a diventare veramente di una dimensione grandissima, e questo può essere utile per poterlo coltivare per coprire alcune zone del giardino magari un po' spoglie. Pianta facilissima di coltivazione perché non viene mai bagnata e si sviluppa in maniera rigogliosa. Adesso andiamo davanti alla pianta di Caryopteris, così vi faccio vedere questi bellissimi fiori di questo colore bluastro. La luce è adatta per farvi vedere appunto queste sfumature veramente molto molto belle in giardino. Ecco questi bellissimi fiori violetto-blu del Caryopteris clandonensis. Io ho messo anche dei cartellini, sto sperimentando l'utilizzo di questi cartellini in giardino perché essendo di legno tendono con le piogge poi a gonfiarsi e a perdersi. Io questi cartellini li ho ricoperti di una sorta di flatting, questa sostanza che rende il legno impermeabile, sperando che abbiano una buona durata. Adesso è già un mesetto che sono qui, hanno già ricevuto le piogge, sembra che durino, poi anche il sole farà comunque la sua parte, magari schiarendo il nome della pianta. Mi piacciono molto questi cartellini identificativi delle piante in giardino perché il mio giardino voglio farlo diventare una sorta di piccolo giardino botanico, senza avere la pretesa di un qualcosa di particolarmente serioso, però un qualcosa che abbia un po' una forma anche un po' ordinata, con ogni pianta il suo nome, eccetera. Eccolo qui, il Caryopteris. Adesso i suoi fiori si stanno sviluppando in questo periodo perché è una pianta a fioritura tardo estiva. I suoi fiori si possono ammirare nel mese appunto di settembre, siamo in settembre e alcuni cominciano ad aprirsi e quindi avere queste tonalità bellissime violette. Adesso poi avvicinerò un po' la telecamerina così ve lo faccio vedere un po' più da vicino. È una pianta di dimensioni
non eccessive, quindi può essere coltivata anche nei piccoli giardini, spesso viene usata in giardini rocciosi, proprio per la sua grande resistenza alla siccità. Questa pianta non è stata mai bagnata quest'anno, forse una volta credo, ed è una pianta che sopporta i suoli aridi, e io la coltivo in un suolo che è particolarmente argilloso e sembra sopportare anche questo tipo di terreno. L'ideale sarebbe un terreno sciolto, leggermente sabbioso magari, in cui questa pianta attecchisce meglio, però in un terreno argilloso come quello del mio giardino vedo che sta crescendo molto bene. Adesso è una pianta non proprio adulta, è una pianta giovane, vedremo il prossimo anno che altezza riuscirà a raggiungere, ma solitamente è una pianta di non grandissime dimensioni. Le sue foglie sono di un colore verde oliva spento e quindi questo fa un grande contrasto. Alcune volte mi sembrano quasi un po' leggermente argentate, e questo crea un notevole contrasto con il colore dei suoi fiori. I fiori del Caryopteris hanno un odore appena percettibile, delicato, molto delicato. È una pianta che mi piace molto, adesso vedrò poi di prenderne altre per inserire questo colore, il violetto bluastro, in giardino, che a me piace veramente tanto. Devo fare un po' una ricerca per vedere quali sono le piante resistenti alla siccità che presentano i fiori di questo colore. Questo è il Caryopteris, una pianta di origine asiatica. Ce ne sono diverse varietà che si possono coltivare, quindi basta scegliere la varietà che ci piace, con la tonalità di colore che ci piace. Il Clandonensis è quello che a me piace di più, proprio perché vedo che c'è questo contrasto tra le foglie e i fiori che regala alla pianta un aspetto molto molto bello. Quando disponiamo le piante in giardino bisogna sempre fare attenzione a quelle che sono le loro dimensioni. Io ad esempio qui ho fatto un errore perché ho messo questa salvia Anthony Perkins, sempre dei fiori violetto-blu, vicino al Caryopteris. Che cosa vuol dire questo? È un errore perché vedete che la salvia Anthony Perkins si sviluppa veramente tanto in altezza, quindi diventa un esemplare di grosse dimensioni e tende a mandare un po' in ombra il Caryopteris. Io che cosa ho fatto? Qui ho dovuto potare alcuni rami della salvia per dare la possibilità a queste piante di ricevere la luce, perché il Caryopteris è una pianta che vuole assolutamente un'esposizione soleggiata, al limite leggermente in mezz'ombra, però se vogliamo ottenere una fioritura abbondante è meglio coltivarla proprio in una posizione assolutamente assolata. Il sole sorge da quella parte, quindi le prime ore del mattino rimane leggermente in ombra. Questo fa sì che il suolo al di sotto delle piante durante la notte mantenga una leggera umidità, e poi dopo, verso le 10 del mattino ad esempio, fino alla sera questa pianta è inondata di sole. Leggera umidità, dicevo prima, che non è indispensabile per il Caryopteris, però serve comunque a fornire alla pianta sempre quella pochissima acqua che appunto serve alla pianta per potersi sviluppare, perché logicamente una pianta coltivata in un giardino roccioso è vero che rimane in un terreno molto arido, magari ci sono dei semprevivi, altre piante che non vogliono molta acqua, però ricordiamoci sempre che le piante, anche se sono piante che vivono in suoli asciutti, ogni tanto hanno bisogno di un po' di acqua e lì ci possiamo regolare. Se ci sono delle stagioni che sono particolarmente piovose non forniamo dell'acqua successiva alle piante oltre quella che è quella della pioggia. Se invece ci sono, come l'anno scorso ad esempio, dei periodi in cui per 3 mesi non cade una goccia d'acqua, anche alle piante che vivono in terreni aridi forniamo un pochettino di acqua per cercare di aiutarle nel loro sviluppo, e in questo modo possiamo ottenere poi le loro fioriture. Adesso mi avvicino così vi faccio vedere il colore di questi fiori con questa bellissima luce mattutina e poi dopo concludo il video. Vedete la bellezza dei suoi fiori? Questi si stanno aprendo, altri invece sono ancora chiusi, perché è una pianta a fioritura appunto tardo estiva. Diciamo che il mese ideale per vedere questi fiori è appunto il mese di settembre. Nel corso del mese si possono poi ammirare i fiori bellissimi del Caryopteris. Una cosa molto importante è ogni tanto eliminare le parti sfiorite, e questo garantisce alla pianta una fioritura molto prolungata, che può arrivare anche
ad ottobre ad esempio, veramente fino ai primi freddi. Io quest'anno poi passerò qui una volta alla settimana togliendo tutto ciò che è sfiorito e vediamo quanto durerà la fioritura del Caryopteris clandonensis. Scusate, ogni tanto mi confondo con i nomi. Guardate che bellissimi fiori, e soprattutto con questa prima luce del mattino come questa pianta viene inondata di questa luce che ne esalta proprio la sua colorazione. Caryopteris clandonensis, una pianta ideale da coltivare in giardino. Questi invece sono i fiori della verbena bonariensis, vedete, fiori lilla, delicatissimi, piccolissimi, ma che danno comunque sempre un aspetto molto bello al giardino. Il viola, il blu, il violetto, il lilla, tutti i colori che io amo portare nel giardino. Sto scoprendo tante piante che possono essere coltivate con un'estrema facilità. Pian piano le inserirò poi nel giardino, in modo da dare anche al giardino un colore di questo tipo, che a me piace tantissimo, che in contrasto con i fiori ad esempio gialli del tagete danno questo colpo d'occhio particolarmente bello. Piante facili da coltivare, che hanno bisogno di poca acqua e un'esposizione assolutamente soleggiata. Sono queste piante che possono essere coltivate anche in un piccolo giardino. Per la salvia Anthony Perkins, ad esempio, un piccolo giardino medio, perché se ne mettiamo più di un esemplare, vedete cosa riesce a colonizzare questa pianta. Elicriso, Verbena bonariensis, Caryopteris clandonensis, tutte piante di dimensioni abbastanza contenute, che inserite anche all'interno di un piccolo giardino garantiscono comunque una fioritura, garantiscono poca lavorazione, poco lavoro in giardino, perché hanno bisogno solo di essere un po' ripulite da ciò che sono le erbe infestanti, e regalano anche con pochissima acqua dei colori veramente molto molto belli e un aspetto abbastanza scenografico al giardino che, diciamo, prende il suo valore. Quindi piante assolutamente facili da coltivare. Con questo io vi lascio, non voglio far diventare questo video lungo, quindi con questa bellissima luce di questo mattino che comincia a essere anche abbastanza caldo, vi rimando ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao a tutti e grazie. Ciao ciao.